Controordine del controordine. La data dell'eruzione del Vesuvio non è più il tardo autunno, come voleva il nuovo corso degli studi, in base a un'iscrizione, ma torna ad essere quella tradizionale del 24 agosto del 79 d.C. per la serie usate tanto. Se lo vogliamo, questa è l'essenza brutale di un nuovo articolo scientifico che è uscito sull'e-journal del Parco Archeologico di Pompei. Ma se messa così la notizia fa indubbiamente titolo, non rendiamo un buon servizio alla divulgazione se ci limitiamo alla sensazione. La scienza, infatti, procede per ipotesi da verificare e ogni altro dato che cambi le ipotesi, integrandole o correggendole, è in realtà un passo avanti. Torniamo alla ricerca che, scrive la sintesi comunicata dal Parco Archeologico, è quella dei risultati di un progetto di archeologia sperimentale sulla durabilità di iscrizioni a carboncino, nonché un aggiornamento sullo studio delle fonti letterarie e archeobotaniche. Ritengono infatti queste che al momento non ci sono sufficienti elementi per scartare la data del 24 agosto, presente già nei più antichi manoscritti. Pongono inoltre alcuni interrogativi riguardo ai cambiamenti climatici e diversità geografiche caratterizzanti coltivazioni e pratiche agricole nel mondo antico, perché appunto la variabilità del clima non è certo solo una cosa attuale. L'archeologia sperimentale è empirica e studia fenomeni precisi, in questo caso quanto ci mette per esempio una scritta a carboncino, quella su cui si basa la proposta della data autunnale, a sbiadire. La sezione di studio, scrive l'articolo, è consistita nel monitoraggio dell'iscrizione tramite riprese fotografiche effettuate mensilmente per l'analisi del deterioramento. Per il buon esito dell'analisi diagnostica è stata utilizzata una tabella a colore per bilanciare il bianco in post-produzione. Poi si è studiato il contesto della casa giardino e si sono fatte attente considerazioni di archeobotanica che hanno aggiunto più di qualche dubbio e che vi potreste leggere al link che vi mettiamo qui sotto in descrizione e che va all'e-journal. Lo stesso Zuchtriegel, che è tra gli autori dello studio, dice di non poter escludere che l'eruzione sia avvenuta il 24 agosto, come scrisse Plinio, e occorre domandarsi cosa questo potrebbe appunto voler dire. Forse abbiamo sottovalutato la traduzione letteraria, che in realtà non è così confusionaria come si è spesso creduto, mentre potremmo avere sopravvalutato la stabilità del clima e dei cicli agricoli. In realtà il clima è cambiato anche in passato, seppure con ritmi più lenti, e Pompei offre un'occasione unica per studiare un ecosistema fortemente condizionato dalla presenza umana già 2000 anni fa. Il nostro non vuole essere un punto finale, dice Zuchtriegel, ma un contributo.